credete alla fortuna e alla sfortuna? Statisticamente il 58% di voi sì. Noi italiani infatti siamo i terzi più superstiziosi d'Europa, dopo i lettoni e i cechi. Chi non ha mai fatto le corna o toccato ferro? Tanti non passano sotto le scale, oppure tremano quando si rompe uno specchio. L'origine di queste credenze è antica, risalgono al Medioevo o all'epoca romana e si basano sul tentativo di abbassare la paura dell'incertezza della vita, di controllare l'incontrollabile. Sarà per questo che si sono radicate così tanto nella cultura popolare e persistono da secoli. In questa serie di mini video vedremo da dove arrivano molte delle superstizioni vive ancora oggi. Iniziamo con quelle legate agli animali, quelli che portavano sfortuna, ma anche quelli che portavano fortuna. Qual è l'animale più accusato di portare sfortuna? Il gatto nero, soprattutto se ti taglia la strada. Beh, sapete che se per noi il gatto nero porta sfortuna, negli Stati Uniti, ad esempio, essere seguiti da un gatto nero è considerato un buon segno. Quella del gatto nero, infatti, è una credenza tipicamente latina che affonda le sue radici nel Medioevo, quando i gatti furono associati al male e al demonio. I gatti sono animali crepuscolari, cacciano con poca luce. Chi possiede un gatto conosce benissimo le loro follie notturne. Quel loro fissare il vuoto come se vedessero gli spiriti. It's a corner. Well, fuck you then. I don't know what it is. Gli occhi che si illuminano al buio. Insomma, se vivi nel Medioevo non ci vuole molto a vederli come esseri demoniaci. Aggiungiamoci che erano adorati dagli antichi egizi e celebrati dalla tradizione nordica e il gioco è fatto. Dopo la bolla papale del 1233 i gatti vennero perseguitati. Nella bolla papale Vox in Rama, Papa Gregorio IX incitava alla lotta contro gli eretici, ma riportava anche un racconto particolare di un suo corrispondente alemanno. Il racconto riguardava un culto satanico diffusosi in Germania. Durante i raduni di questo culto, il demonio sarebbe apparso sotto forma di diversi animali, tra cui un gatto nero. E sembra che questo finì per bollare i gatti come incarnazioni del demonio. Secondo la stragrande maggioranza delle fonti storiche, da quel momento in tutta Europa i gatti, soprattutto quelli neri, cominciarono ad essere sterminati. Il che secondo alcuni storici fu la causa della diffusione nel vecchio continente di malattie portate dai ratti, come la peste bubbonica del 1348. E le dicerie sui gatti continuarono per secoli, tanto che nel 1600 molti puritani si convinsero che i gatti neri fossero dei demoni soprannaturali al servizio delle streghe, e così iniziarono a dar loro la caccia. Ogni cristiano che volesse fare la volontà di Dio era autorizzato a infliggere pene terribili e a uccidere qualsiasi gatto gli capitasse a tiro. Molti gatti furono bruciati vivi, scorticati, bastonati, addirittura crocefissi o gettati dai campanili delle chiese durante le feste consacrate. Tra le folli convenzioni di quell'epoca c'era anche quella secondo cui seppellire un gatto vivo sotto la soglia di casa avrebbe assicurato la solidità dei muri. Ma anche quella secondo cui uccidere un gatto dopo la mietitura sarebbe servito ad assicurarsi un ottimo raccolto l'anno successivo. Ma non solo. Per preservare il bestiame dalle malattie bisognava bruciare vivo un gatto e far passare le pecore attraverso il fumo. E non è finita qui. La cenere dei gatti arsi sulle piazze veniva conservata nelle case come portafortuna. Sempre per superstizione, dei gatti sono stati murati vivi anche sotto la Torre di Londra e la Christ Church. I gatti furono sfortunati protagonisti anche nel 1344, quando nella cittadina francese di Metz molte persone furono colpite dalla corea infettiva, un tipo di encefalite chiamata anche ballo di San Vito. La colpa del male venne data ai gatti, così tutti quelli che si riuscirono a trovare vennero bruciati sulla piazza. Da quel momento si instaurò una macabra tradizione che durò fino al 1777. Ogni anno, per proteggere i cittadini
dalle malattie, si prendevano 13 gatti, li si rinchiudeva in una gabbia e gli si dava fuoco. È una fortuna che i gatti siano sopravvissuti in Europa, andarono vicino all'estinzione, ma si salvarono oltre che per la loro intelligenza e prolificità, anche per l'aiuto dei contadini, che contrariamente agli abitanti della città amavano e rispettavano i gatti per il loro insostituibile aiuto contro i topi che mangiavano il raccolto. Uccidendo così tanti gatti, i ratti proliferarono, contribuendo così alla diffusione della peste bubbonica, di cui tra l'altro i gatti vennero incolpati. Una volta capita l'importanza di questi animali, le credenze furono abbandonate, più per necessità che per virtù. Anche se ancora oggi c'è chi crede che il gatto nero porti sfortuna. Ma non solo i gatti erano presagio del male. Per esempio, sentire l'ululato di un cane significava che la persona più giovane della famiglia sarebbe morta presto. Anche i pipistrelli non erano ben visti. Volano di notte, dimorano nelle caverne. Erano uno di quegli animali che si credeva fossero demoni in forma animale e che aiutassero le streghe. Nelle campagne raramente uscivano di notte proprio per i pipistrelli, perché credevano che avrebbero potuto attaccarsi ai loro capelli. Un incidente che può capitare, ma in rarissimi casi. Quando una colonia viene spaventata dagli esseri umani e abbaiata dalla luce comincia a volare disperatamente qua e là e cerca un rifugio. Ma se c'erano animali che presagivano il male, c'erano anche quelli che portavano fortuna. I cagnolini neri, al contrario dei gatti neri, tenevano lontano il malocchio e le fattucchiere. E se tenevi un loro pelo nella tasca, allontanava i pericoli che pensavano ci fossero nell'uscire di casa di notte il venerdì, quando ritenevano che diavoli e streghe fossero in agguato. Un animale usatissimo nella farmacopea delle popolazioni alpine era lo stambecco, tanto che rischiò di scomparire dalla zona alpina. Si riteneva che la polvere delle sue ossa triturate fosse un rimedio contro l'impotenza maschile, che il suo sangue avesse virtù terapeutiche contro i calcoli vescicali e porzioni del suo stomaco combattessero la malinconia. Invece gli asini, che avevano una specie di croce sul petto, erano ritenuti sacri e molti credevano che appendere al collo di un bambino il dente di un asino di età inferiore a 1 anno avrebbe evitato il fastidio della prima dentizione al bambino. Molti di voi conosceranno la famosa zampa di coniglio, considerata di buon auspicio, ma forse non sapete anche che è indicata per la fertilità, proprio perché i conigli sono molto prolifici. Ma la zampa deve essere di un coniglio sano, altrimenti l'uomo che porta l'amuleto contrarrebbe delle malattie. In Europa, durante l'età precristiana, le lepri erano animali temuti e rispettati e si pensava che strofinare la zampa di lepre su una parte malata di gotta o dove avevi un crampo o un reumatismo ti avrebbe guarito. Con il proliferare dei conigli nel vecchio continente, le zampe delle lepri furono sostituite da quelle di coniglio. Durante il Medioevo i nobili si regalavano questi amuleti per essere protetti dal malocchio e da altre entità maligne. E si credeva che se legate intorno al collo avrebbero curato i mal di denti. Nei prossimi video vedremo l'origine di altre superstizioni come passare sotto la scala o la sfortuna legata ai numeri come il 13 e il 17, aprire un ombrello in casa, l'olio, il sale, insomma un bel po' di cose. Fatemi sapere in un commento se conoscevate già l'origine di queste superstizioni e se volete che trovi da dove viene una superstizione in particolare. Ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e venirmi a trovare sulle altre piattaforme Facebook, TikTok e Instagram. Ciao!